Buongiorno a tutti, sul banco ho il mio Mivar 12BN3V che ho costruito ai tempi della scuola Radio Elettra, la tanto amata scuola Radio Elettra, nel lontano ormai 1986. L'ho rispolverato, gli ho dato alimentazione, ma diciamo con mia sorpresa ho notato che il televisore non funziona. Il televisore, premuto il tasto di accensione, va regolarmente in stand by. Se lo accendo dovrebbe praticamente illuminarsi lo schermo e arrivare il famoso effetto nebbia senza audio, perché questo televisore nel suo circuito già implementava il mute. Non c'è alta tensione, quindi c'è solo la tensione di stand by. Ecco, c'è un rumore strano nell'altoparlante e se cambio i programmi non accade nulla, quindi molto probabilmente lo stadio di alimentazione o qualche capacità andata in dispersione, qualche diodo saltato, ha sicuramente dei problemi. Apriamo il televisore e vediamo che cosa possiamo fare per metterlo in funzione. Di questo televisore, costruito appunto con la scuola Radio Elettra, ho lo schema elettrico originale. Andremo subito a testare l'alimentatore, poi eventualmente, se l'alimentatore risulterà integro, vedremo se c'è qualche cortocircuito a valle dell'alimentatore stesso. Quindi la parte da controllare è praticamente le tensioni di uscita, il finale e eventualmente anche il commutatore di stand by, che potrebbe non fornire la polarizzazione necessaria alla tensione di uscita. Facciamo un controllo sul circuito di alimentazione e vediamo cosa scaturisce. Ok, in base allo schema dovremmo avere una tensione di 11 volt rispetto a massa in continua qui, ma non l'abbiamo. Questo è il ponte raddrizzatore. C'è comunque in uscita una tensione raddrizzata e rispetto a quello che dice lo schema è anche un po' elevata, quindi questo significa che la tensione che è presente sul secondario del trasformatore raddrizzata e livellata è più alta proprio perché non c'è un carico sul secondario, quindi sicuramente o è saltato il finale di regolazione o molto probabilmente qualche diodo o il transistor di stand by o la mancanza di segnale al transistor di stand by non fa partire l'alimentatore. Adesso faccio qualche controllo a vuoto su qualche dispositivo e vediamo un attimino che cosa scaturisce da una prova a freddo. Allora, test sul prova diodi, controlliamo subito il finale di alimentazione. Non sembra in corto, perfetto. Sì, per fare una prova perfetta bisognerebbe dissaldare il finale dalla basetta, però in base ai valori, no, questa è una scarica del condensatore, in base ai valori che leggo non noto nessun cortocircuito. Vediamo questo del raddrizzatore, sembra funzionare regolarmente. Vediamo se lo zener è in corto. No, lo zener non è in corto. Controlliamo il transistor di stand by, collettore emettitore risulta regolarmente aperto. Sì, questo è un parallelo molto probabilmente tra base e collettore, effettivamente il transistor di standby dà valori strani, sembra essere interrotto. Facciamo una cosa, dissaldiamolo e vediamo se provandolo al di fuori dello stampato dà dei valori anomali. Mettiamoci un po' di stagno fresco, starà qui da almeno una trentina di anni. Vediamo l'aspiratore.
eccolo qui. Lo proviamo con questa cinesata. Già col tester dava delle misure sballate. Proviamo un attimino con questo qui. Ne ho preso un altro equivalente, ecco, infatti non sconosciuto o danneggiato, quindi sembrerebbe che il nostro transistor è passato a miglior vita. Ora ne ho un equivalente e lo inserisco nel tester e vediamo che risultati ci dà. Perfetto, questo viene riconosciuto regolarmente. Vediamo il coefficiente di amplificazione, vabbè, tutto regolare. Facciamo un nuovo test. Sì, allora provo a sostituire il transistor e vediamo come reagisce il TV. Ok. Ora non ci rimane che provare il televisore. Riponiamo nell'apposito perfetto, sembra funzionare. Adesso gli mandiamo un bel segnale con un generatore di monoscopio e vediamo la geometria, se funziona e tutto quanto. Per iniettare il segnale di monoscopio utilizzo questo generatore di monoscopio in DVD da me realizzato, a cui ho applicato un modulatore RF, dato che questo tipo di televisore non ha la presa SCART. Imposto la frequenza su un canale un po' bassino, ecco, tipo 39, che dovrebbe essere l'ex Rai 3 di Roma, e vediamo il televisore un po' come risponde. Ok, generatore di monoscopio collegato, canale 1, programma, no, qui stiamo sul, proviamo a sintonizzare, si vede qualcosa ma si vede malissimo, andiamo ancora su, sembra che, eccolo qui, il fascino del bianco e nero, il guasto del transistor T101 BC548, non commutando e quindi non portando a massa regolarmente la base del finale T102 BD798, questo non veniva polarizzato regolarmente, quindi era assente la tensione di uscita di 11 volt. Ok, riparazione andata a buon fine, il MIVAR è tornato a funzionare e può riniziare una nuova trasmissione. Un saluto a tutti da Mr. Bolt.